La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti. Gli italiani amano particolarmente pedalare e l'Italia è sempre stata leader nella costruzione di biciclette, in Veneto in particolare con aziende come la Campagnolo che inventando il cambio meccanico ha dato una svolta epocale al concetto di bicicletta. E allora mi chiedo, oggi nel mondo delle e-bike a livello di tecnologia, motori e design, l'Italia c'è? Oggi vado a Recoaro Terme, alla Neox, per vedere una bicicletta pensata, progettata e prodotta in Italia. Permesso, buongiorno. Buongiorno Ivan. Ciao Fabrizio. Buongiorno e benvenuto nella fabbrica delle e-bike made in Italy. Piacere che troviamo di qua. Fabrizio, a me ha colpito lo slogan della tua azienda, una bici pensata, progettata e prodotta in Italia. Esatto Ivan, è così. La nostra bicicletta è pensata, progettata e prodotta in Italia. Se andiamo a splittare la costituzione di una bicicletta, componenti da sistema di trasmissione, posso dirti che naturalmente i componenti tipo la sella, i cerchi che sono prodotti dalla GPM di Rossano Veneto, la sella Italia o Selle Royal, i freni che possono essere tedeschi o giapponesi, tutto il resto della bici è prodotto qua dentro. Ma non era più semplice essere assemblatori di biciclette e uscire con un proprio marchio, un proprio brand? Bella domanda Ivan, sicuramente sì. Noi quando abbiamo pensato a questo progetto avevamo due strade da percorrere, o da acquistare dei motori, delle schede, dei componenti sul mercato e diventare assemblatori, oppure inventare qualcosa di nuovo. Abbiamo scelto la strada più difficile, ma ora ne siamo orgogliosi. La caratteristica che rende unica e famosa in tutto il mondo la Neox è il suo cambio, un cambio sequenziale, rotativo, che non ha alcun movimento trasversale, così la salita del rapporto dalla prima all'ottava marcia avviene in maniera estremamente fluida. Il nostro sistema di trasmissione è un sistema di trasmissione automotive, non bici. Vediva anche ad esempio il display, i comandi di display, diciamo che l'hardware lo acquistiamo esternamente, tutto il software e la gestione è tutta progettata qua dentro. Come l'elettronica nel momento che il monobraccio è finito ed è assemblato, noi gli iniettiamo il firmware, che è un firmware proprietario nostro. E visto che la Neox è pensata e prodotta qui, andiamo a vedere come? Andiamo a vederla Ivan, mi fa molto piacere farti vedere la nostra officina. Andiamo che voglio farti vedere da dove inizia il tutto. Che non inizia dall'acquistare dei componenti finiti, ma se tu vedi in questo scaffale ci arriva l'alluminio, l'acciaio per la produzione degli ingranaggi, la plastica per i componenti interni del cambio. E da qua Ivan parte tutto per costruire una Neox. Le verghe di ferro, di acciaio, di alluminio e di plastica vengono tagliate con questa sega automatica per poi passare alla lavorazione CNC. Se guardiamo qua ad esempio in questo tavolo, in ordine sparso, c'è la costruzione del mozzo, della ruota posteriore, la costruzione della flangia per il portadisco. Se poi passiamo nella macchina, in questa, questi sono tutti gli ingranaggi lavorati di tornitura con le sedie dei cricchetti per l'avanzamento del mezzo, che poi vengono mandati in dentatura da una ditta esterna. Una volta dentati vanno in trattamento termico e ritornano in azienda per essere inseriti nel cambio.
Ogni componente, Fabrizio, come dicevamo, è progettato internamente in Neox. Esatto Ivan, ogni componente è stato progettato qui nel nostro stabilimento. Poi naturalmente abbiamo dei pezzi come il monobraccio che vedi, che ce lo facciamo produrre da delle aziende che collaborano con noi. Questa è un'azienda qua a 10 km. Naturalmente loro ci fanno la fusione perché non abbiamo l'attrezzatura per poter fare la fusione, ma poi tutte le lavorazioni di precisione vengono fatte qua dentro con i nostri CNC. I pezzi prodotti internamente o che rientrano da lavorazioni esterne passano quindi all'assemblaggio. Andiamo nei tavoli di assemblaggio dove posso farti vedere le lavorazioni successive. Ecco Ivan, possiamo partire dalla zona assemblaggio ingranaggi, che è un po', diciamo, il fiore all'occhiello della nostra Neox. Noi prendiamo l'ingranaggio prodotto nel CNC che abbiamo visto prima, gli viene inserito il cricco, la molla, il pistoncino, il rocchetto di trasmissione e viene assemblato per realizzare quello che noi chiamiamo DDT, dispositivo di trasmissione. All'interno di ogni Neox ce ne sono 8 e questo Ivan è l'orgoglio del ben fatto in Italia. Questo è un altro fiore all'occhiello del nostro sistema e fa parte anche questo dei nostri brevetti, è il sensore di coppia che viene prodotto sempre con i nostri impianti CNC e poi viene assemblato il sensore e messo in forno a cuocere. Questo non è altro che il dispositivo che rileva quanti chilogrammi di spinta tu imprimi nei pedali per attivare o disattivare il motore di assistenza. Questo è uno dei 4 brevetti che ci sono all'interno della nostra bicicletta. In questa linea di assemblaggio tutti i componenti della trasmissione vengono inseriti nel monobraccio. Ti faccio un esempio, questo è il gruppo cambio che abbiamo visto prima, vedi? Dove io ho assemblato le 8 marce e il sistema ruota libero sia in avanti che indietro, viene attivato quando un cuscinetto mi va a toccare uno di questi gommini. Fabrizio, e quello dove va inserito? Sì Ivan, ecco qua, una volta che abbiamo tutti i componenti preassemblati vanno inseriti nel monobraccio, vedi? In questo caso è già assemblato il motore di assistenza con la sua scheda elettronica, l'operatore sta collegando i connettori, i cavi e questo gruppo, per darti l'idea, viene inserito in questo carter dove poi va chiuso, vanno dentro gli altri componenti, asse delle pedivelle e quant'altro per arrivare al monobraccio completo. Ogni singolo monobraccio prodotto in Neox viene poi collaudato. Questo banco fa tutte le simulazioni di un ciclista, la cambiata, la scalata, la mette sotto sforzo, stressa le schede e poi genera un report che ci fa capire se il monobraccio può essere montato o non può essere montato sulla bicicletta. E lo stesso banco prova è stato progettato, ideato e prodotto da noi qua dentro. Altro reparto Ivan che abbiamo aperto, messo in piedi quest'anno è il reparto verniciatura. Diciamo che i telai che arrivano grezzi vengono levigati a mano, una volta levigati vengono messi in questa macchina ultrasuoni per effettuare un lavaggio e uno sgrassaggio profondo. Questo trattamento dura dai 5 agli 8 minuti. E questo serve per togliere tutte le impurità allora? Per togliere tutte le impurità in modo che il colore aggrappi in maniera forte nell'alluminio. Una volta lavati e sgrassati vengono messi in asciugatura e passano al reparto alla cabina di verniciatura. Perché Fabrizio hai voluto anche la verniciatura all'interno dell'azienda? La nostra è un'azienda artigianale che fa un prodotto totalmente artigianale. Volevamo il controllo totale del prodotto all'interno e dopo soprattutto perché puntiamo tanto alle personalizzazioni. Possiamo realizzare qualsiasi RAL a richiesta del cliente.
La Neox è una piccola realtà e vi lavorano 12 persone altamente specializzate per produrre quella che è una bicicletta di nicchia. Ma a chi è destinata? La nostra Neox è destinata a quel pubblico che vuole un qualcosa di diverso dalle normali biciclette che hanno il tradizionale cambio a deragliatore. Il 100% delle e-bike prodotte nel mondo hanno il cambio col deragliatore e la catena esterna. Questo sistema da un anno a questa parte ci ha dato la possibilità di firmare un importante contratto con una grossa società tedesca del settore automotive, con la quale noi stiamo sviluppando a livello prototipale, andrà in produzione nel 2022, un motore per e-bike col cambio integrato e con all'interno il nostro sistema ad ingranaggi. E questo verrà poi anche utilizzato da Neox, che sta progettando una biammortizzata in modo da avere il range completo di modelli per il mercato. Beh, allora Fabrizio non mi resta che provarla. No, ti dirò di più Ivan, te ne farò avere una così potrai fare tutti i test che vuoi. Ecco, questa guarda, è un'ottima idea e non vedo l'ora appunto di provarla su strada, anzi su fuoristrada questa Neox. Grazie ancora a Fabrizio Stotti per questa possibilità di essere all'interno della fabbrica Neox. Grazie ancora a Fabrizio e anche ai tuoi collaboratori. Grazie a te e alla prossima. Ecco, per quanto riguarda noi, se il video vi è piaciuto mi raccomando mettete un bel mi piace, continuate a scrivermi, a commentare e come dico sempre mi raccomando iscrivetevi al canale.